Buongiorno e ben trovati. Io ho un abbonamento particolare, no? Che ormai c'è un accordo tacito fra me e i miei vicini che quando faccio un video devono accendere qualche cosa, o non so, il trattore, o il tagliaerba, o il frullino. E quindi è così, io ho inventato di tutto, vado in campo a fare video nelle peggio orari, ma fatto sta che mi azzeccano sempre il momento. E quando non ci sono video non c'è nessun rumore. Vabbè, comunque scusate il rumore di sottofondo, ma fatto sta che è così. Allora, volevo farvi vedere un attimo, con l'aiuto della Silvia, di un po' quali sono due aspetti delle nostre posizioni sul cavallo che dovete sempre considerare. Ce ne sono molti, di più di due, però intanto ve ne do due su cui dovete pensare. Allora, vediamo se l'America mi lascia avvicinare senza dare noia a nessuno. Allora, il primo sono i piedi vanno tenuti, non dare noia a niente, i piedi vanno tenuti paralleli al cavallo, ok? A questa maniera qua, in modo che eventualmente un domani vi mettete un paio di speroni, gli speroni non vanno continuamente a toccare nel cavallo. Se li tenete così può essere un problema, prima di tutto perché spesso e volentieri andate a toccare con la parte posteriore, no, del polpaccio e quindi chiedete qualcosa al cavallo, e secondariamente, come dicevo prima, se avete lo sperone andate sempre a toccare sullo sperone. Ora, se montate un cavallo piccolo come l'America e avete le gambe lunghe come le mie, non ci sono problemi, potete tenerle anche verso l'esterno, ma dovete essere consapevoli di questo. Però se lo prendete come abitudine è facile che poi dopo voi tac, andate a toccare, soprattutto in quelle fasi in cui magari le gambe si muovono un po' di più, come potrebbe essere il galoppo, e voi immaginate che mentre galoppate toccate magari con lo sperone o con la gamba stapam patà di qui e di là, non è che sia un bellissimo sentire per il cavallo, anche se vi sopporta, sicuramente non pensa bene di voi in quel momento. L'altra cosa che dovete fare attenzione è questa, l'angolazione della coscia, ok? L'angolazione della coscia dovrebbe essere 120 gradi e dovrebbe essere la stessa della spalla, quindi più o meno va abbastanza bene quella della Silvia adesso. Questo è sempre così, non dovete pensare al discorso della monta all'americano e della monta inglese. Questo è un concetto alla base della biomeccanica del cavallo e di conseguenza è sempre a questa maniera qui. Anche nel caso dei saltatori, alla stessa maniera, perché chi fa salto ostacoli è vero che mette le staffe molto più corte, ma è anche vero che sta quasi perennemente sollevato dalla sella e quindi in realtà rispetta comunque l'angolazione della spalla del cavallo e i famosi 120 gradi di cui si parlava prima. Quindi queste due cose vi voglio far riflettere, quella della coscia e quella della del piede parallelo al costato del cavallo e coscia uguale all'angolazione della spalla, più o meno sono su 120 gradi, poi dipende anche da quanto la spalla è irta nel cavallo, però più o meno è questo. Ok? Riflettete su queste due cose, iniziate a pensarci la sera quando andate a letto e vedrete che piano piano, e non è uno scherzo che vi sto dicendo, è realmente così, se voi quando andate a letto pensate sulle vostre posizioni sul cavallo, il giorno dopo ne traete dei grandi benefici, perché funziona a questa maniera il nostro cervello, magari chiedetelo a qualche psicologo, adesso non è il caso che mi metta a spiegarlo io, ci sono molte persone più preparate di me che vi riescano a spiegarlo meglio, riescano a spiegare sicuramente meglio questo concetto. E poi iniziate a farci caso. Due cose alla volta, ma queste sono importanti. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for a